Buongiorno amici del canale. Questo tutorial non me lo faccio io, ma le mie ragazze di Bologna. Partiamo! Rimoderniamo questi comodini con Magic Paint e il nuovo prodotto porcellana, la resina bianca Magic Paint. Seguiteci per vedere come utilizzarla al meglio. Per prima cosa smontiamo i pomelli e li mettiamo in una soluzione di aceto e sale, in modo tale da togliere l'ossidazione. Ricopriamo i pomelli con aceto di vino bianco e aggiungiamo il sale. Li lasciamo mezz'oretta e poi li laviamo con acqua e un po' di detersivo, così ritorneranno perfetti. Sgrassiamo i comodini con ava, acqua, bicarbonato e ammoniaca. Passaggio fondamentale per far aggrappare Magic Paint. Ma ricordiamo anche le proporzioni? Certo, un litro di acqua calda, mezzo bicchiere di ammoniaca e 3-4 cucchiai di bicarbonato. Perfetto. Ma che perfetto, dove vai? Pensavo facessi tu. Secondo te sono due? Vai, mettiti i guanti, vai. Vado. La voleva svignare. Dopo ava, ricordatevi sempre di sciacquare. Pannetto ben strizzato in acqua pulita per tirar via tutti i residui di ammoniaca e bicarbonato. Ma secondo te, una cartatina? Ma smettila. Sto scherzando. Riportiamo a legno naturale il cassettino e utilizziamo lo sverniciatore Magic Paint biodegradabile. Usiamo un vecchio pennello e ne stendiamo uno strato omogeneo su tutta la superficie. Ora lo lasciamo agire. Comodini perfettamente asciutti. Partiamo col colore. Per questo restyling utilizziamo l'asciura, il color Malva Magic Paint. Ricordate che quando dovete colorare dei comodini con le gambette lunghe come questo, o ad esempio una sedia, si parte a testa in giù. Utilizziamo il pennello a punta 2. In attesa dell'asciugatura ci siamo occupate di nuovo dei cassetti. Trascorso il tempo necessario, a noi è servito più o meno un'oretta, andiamo a rimuovere lo sverniciatore con spatola a geppetto. Guardate con che facilità si rimuove. Abbiamo poi rimosso gli ultimi residui con lana d'acciaio fine e alcol a 90 gradi. E ora diamo la seconda mano di Shura sempre pura e andiamo in perfetta copertura. Finalmente è arrivato il momento di utilizzare il nuovo prodotto Magic Paint porcellana, la resina bianca. Per realizzare i fregi in resina utilizziamo i Decor Molds della Redesign. Sono degli stampi in silicone di tanti disegni e noi oggi utilizzeremo Botanical Blossom. Il nuovo prodotto è formato da due componenti, componente A e componente B, che troverete nella confezione. Vanno miscelati in rapporto 2:1, quindi 2 parti di componente A, una parte di componente B, 2 misurini di componente A, un misurino di componente B. Un misurino di componente A, mezzo misurino di componente B. Basta. Basta, Hanno è chiaro. capito. E ricordate di indossare i guanti. Come saprai, la resina ha una sua pot life. What? Pot che? Ma no, non hai studiato niente. La pot life significa tempo di lavorazione, quindi dal momento che vai a miscelare la componente A con la componente B inizia questa catalisi e quindi la resina inizia ad indurirsi. Ah, ok. Con porcellana avete circa 3 minuti di lavorazione. Non ho l'orologio. Ce l'ho io per fortuna. Ok. Un altro dettaglio importante è che maggiore è la quantità di resina che crei, che misceli, e inferiore è il tempo di lavorazione perché si surriscalderà e indurirà prima. Ah, quindi è meglio farne un po' alla volta. Brava. Ah, vedi che ho brava, capito tutto brava, alla fine, a parte il brava. pot life. Ricorda quindi di miscelare 2 parti di componente A e una parte di componente B. Versali poi nel contenitore in silicone presente nel kit. Miscelali per bene in modo che il composto diventi tutto omogeneo. Versa poi la resina nello stampo in modo preciso e abbastanza veloce. Puoi aiutarti anche con gli attrezzi nel kit per distribuirla in un modo omogeneo anche nei punti dove non sei arrivata. Dal momento che avete riempito lo stampo dovete attendere circa 50 minuti. Questo è il tempo in cui la resina indurisce. Capirete che la resina sta iniziando a catalizzare quando inizierà a scaldarsi. Anche dallo stampo riuscirete a capirlo. Sono passati 50 minuti. Lo stampo è freddo. Direi che si può sfornare. Sì, puoi fare una prova in un angolo. Quando vedi che inizia a staccarsi così facilmente, vuol dire che è ora. Sforma quindi delicatamente tutti i tuoi fregi. Guardate che spettacolo!
Per circa 12 ore il fregio rimarrà ancora leggermente malleabile, poi dopo si indurirà completamente. È vero, guarda. Così lo potete applicare anche su superfici curve, se volete leggermente Un braccialetto. sformarlo. Un braccialetto. Vi consigliamo di applicarli subito sulla superficie in modo tale che avete anche il tempo di modellarli e sagomarli. Se invece il colore del fregio deve essere differente da quello di base, mi raccomando, colorateli prima e poi li applicate. Noi abbiamo proceduto a colorarli con l'asciura, lo stesso colore utilizzato per il comodino, e visto che lo andiamo a applicare sul cassetto che rimarrà a legno, abbiamo colorato prima i fregi e poi li andremo a incollare. Magic aggrappa perfettamente, con una mano coprite tutto. Per incollarli utilizziamo la colla Univille di Saratoga. La andiamo a stendere sul retro del fregio, con un pennello ci aiutiamo a distribuirlo in un modo omogeneo e lo andiamo poi a applicare sulla superficie, in questo caso il cassetto. Premete leggermente per fare ben aderire ed eliminate i residui di colla con un pennello bagnato in acqua. Cassetti terminati. Sui ripiani dei comodini andiamo a realizzare la stampa trasferibile fiori di ciliegio con il liquido magico, così da richiamare proprio la stessa forma dei fiori realizzati con la resina. Per realizzare le stampe trasferibili ricordatevi di mettere il foglio a testa in giù, bloccarlo in un punto, bagnare un pezzo alla volta, fare evaporare leggermente il liquido in eccesso, appoggiare e strofinare col cucchiaino. Ed ecco il risultato finale. Abbiamo poi proceduto alla colorazione dei fiori del trasferimento, utilizzando l'asciura come colore principale, leggermente schiarito con dark sand e scurito con new serendipity, diluito per rendere il colore acquerellato. E ci siamo divertiti a tonalizzare leggermente i fiori. Per i rami abbiamo usato marron glacé satin. Per i fiori, dopo i 3 colori acquerellati, abbiamo leggermente scurito con un po' di marron glacé diluito e qualche tocco di caramello salato. E anche i ripiani sono fatti. E come ultimo passaggio andiamo a proteggere il comodino. Utilizziamo la cera jasmine. Vado. E come ultimo passaggio abbiamo rimontato i pomelli originali belli lucidi. Restai interminato. Ci siamo veramente divertite e provare per la prima volta porcellana, la nuova resina bianca Magic Paint, è stato bellissimo. Molto soddisfacente. Vi ricordiamo che Magic Paint la trovate online solo sul sito www.magicpaint.it e dove troverete anche la sezione di tutti i rivenditori autorizzati. E presto anche loro avranno questo nuovo prodotto. Non la trovate su Amazon e neanche nelle grandi catene tipo Leroy Merlin. Non ci saremo mai. Mai. Ciao! Ciao. Comunque, ma quanto sono belli. Sì, è vero, ma poi facili, Facili. Brava, Però brava. tu sei preparatissima. Come mai? Il prodotto è uscito solo ieri. Ma io avevo il gobbo. Avevo la scatola. Ci sono tutte le indicazioni. Ah, poi parli del pot life che non sapevo che cosa voleva dire. Hai capito?